Ok, no, un attimo. Allora, un attimo. Un attimo. Un attimo. Fermi tutti. Perché avevo messo comunque già... Perché ho messo questo qua? Ah, forse ho capito. Perché devo mettere... Ok. Ci siamo? Chiaramente ci siamo? Sì, ci siamo. Non ci siamo con la mia immagine. In effetti non avevo messo ancora la camera. Allora, un secondo, che si fa tutto subito. Che si fa tutto... Perché non si vede la camera? Ok, mo ci siamo. Mo ci siamo. Adesso ci siamo. Signori e non solo. Buon pomeriggio. Aninteva fanculo. Potevi preannunciarlo, gli mi hai fatto stare male. No, purtroppo sì. Perché si erano rincorsi rumor per questa settimana. Niente di che aveva iniziato. Poi sono susseguiti Eurogamer, Video Game Chronicles, Jeff Grubb e compagnia cantante, Brasil, l'utente, non la nazione, specifichiamo sempre. Però non hanno fatto il preannuncio ieri. Alle 2 di pomeriggio. Che poi, in realtà, sono le 10 in Giappone. Questo è l'esatto orario in cui annunciarono Nintendo Switch OLED nel 2021. Erano le 15 da noi, però in Giappone erano le 22, per la questione di orari, da cambio di vari orari. Ok. Ho intravisto qualcosa di Mario Kart e in effetti ammetto che io mi aspettavo che Mario Kart sarebbe stato uno dei primi titoli per la console, se non proprio forse un titolo di lancio, però adesso voglio vederla. Però mo, niente più leak, niente più, come dire, leak anche travestiti dall'IA per Nextendo, che ha fatto quelle che ha postato quelle immagini dei Joy-Con del dock, brutte proprio con l'IA, a smarmellarli in una maniera. Mo? Mi si sente? Ma in effetti, non so, mi si sente? Ok, sì, mi si sente, a posto, a postissimo. E mo? E mo? Siamo pronti? Mi sembra che non ci sia molto da vedere tecnicamente, però siamo pronti? E direi che dovremmo essere in grado... Il mouse? Perché il mouse non mi fa... Perché il mouse? Mouse? Perché non vedo il mouse? Lo vedo qua il mouse. Perché non si vede il mouse? Vabbè, via. Perché purtroppo non mi si vede il mouse. Non mi si vede il mouse. Oh. Ah, adesso sì. Via. Ma voi siete pazzi comunque. Alle 2 di pomeriggio così, a tradimento, che sono le 5 sulla costa occidentale americana. Quanto si bello Switch? Ecco. La mutazione della specie. Oddio, veramente, la mutazione della specie. Cioè, partono da Switch per mostrare Switch. La mutazione genetica. Strano. E poi sì, la porto USB anche sopra. Lo stand a forma di U. Che lo stand va bello giù, è come lo stand dell'OLED. E i Joy-Con digievolvono, letteralmente. Fa strano vedere la presentazione qui. Veramente la digievoluzione. La digievoluzione. I sensori. Sono andati strani. Però qua di classe. Qua la classe. Sì. Eccolo il mouse con! Con anche per l'appunto i costi da attaccare che supportano. I mouse con! Voi non avete idea di quanto piace la storia dei mouse con. Oh, che eleganza però, 2. Oh! Tra l'altro, proprio il nome più chiaro di così non si può. Sul retro, e infatti... Eccolo Mario Kart! Bello che sei! Voglio vedere, però vabbè, si vedrà poco, immagino. Però ho il dock anche, ovviamente. Il Joy-Con grip che è praticamente identico a quello vecchio. Solamente avrà gli attacchi nuovi. Oh! Purtroppo è un Gen 25, però, vista la produzione... Gioca per l'appunto anche
Sì, sia digitali che retail. Chi non se l'aspettava? Un direct, ok, quindi sì, ad aprire il direct, sì, ok. Non è importante, sarà un po' di attesa, però almeno adesso abbiamo dei riferimenti. Porca troia, abbiamo dei riferimenti. Oh. Sì, però davvero hanno fatto la digievoluzione della console, perché... Stranissimo, cioè, ovviamente due proprio lo vedi. Ecco, sapete che c'è? Io ho capito. Questa è la paura è la paura di Wii U. A parte il logo, ma proprio per far vedere questa è la vecchia console, mo te la digievolvo in quella nuova. Te la faccio vedere in quella nuova proprio. E il bello è che ancora... Ah, giusto, il tasto, fammi vedere il tasto. È una C? Non si vede il simbolo del tasto! Aspetta, non lo mostrano! Gli strunzi non lo mostrano! Mantengono il Ah, aspetta. È il sensore IR quello del Joy-Con destro, quindi l'hanno mantenuto. Quindi l'hanno mantenuto. E mi sa di sì, è rimasto. Ok, quindi compatibilità anche con titoli Switch tipo Ring Fit Adventure mantenuta. Bisogna comprare il nuovo Ring perché non ci stanno questi, però è mantenuta. E immagino anche per un bel Ring Fit Adventure 2 che ci starebbe come. Guarda lì là, tra l'altro, vedi i cuscinetti per utilizzarlo come mouse. Il cuscino utilizzarlo come mouse. Guarda lì là. E infatti, vedete, questi sarebbero gli strap. Giustamente fate apposta per poter utilizzare come mouse anche. Giustamente. Belli che siete che scorrete così. In realtà si possono anche utilizzare, ripeto, anche senza. Un attimo che vedere il momento buono di introduzione. Perché vedete, ci sono i gommini proprio da mouse. Sono belli chiari qua. Sono chiarissimi. Si erano già intravisti in una delle foto leakate, però sono strachiari. Qui c'era anche nei dettagli delle spedizioni in Vietnam, per la fabbrica in Vietnam. Però sono chiarissimi. Si possono utilizzare quindi sia senza che con la protezione. Credo così, non importa. Per l'appunto qua i sensori ovviamente. Che belli che siete, Mousecon! Che belli che siete, generi che si aprono, perché tecnicamente con i Mousecon si può per l'appunto andare di strategici, FPS, che poi quello che ho pensato anche io, a parte questo, è che in un mercato che vuole e che sta vedendo una preponderanza maggiore del PC, soprattutto per un'utenza più giovane, almeno questo è quello che si dice, ma in effetti si nota anche un po' comunque sia che il mercato PC a livello di gaming, più che altro a livello di utenti che stanno su Steam, che comprano giochi su Steam, sta aumentando, quindi ovviamente a maggior ragione, maggiore presenza di giocatori che giocano col mouse su che controller, come andare incontro a loro? Ma ovviamente avendo un Joy-Con che può essere anche mouse. Bella elegante comunque, eh? Bella elegante, bella elegante, bella elegante. Peccato non sia il trailer lifestyle che si è visto per altre volte, con Switch soprattutto. I better ci sono, eh. I better ci sono. Però bello mio che ci sei. Io sono molto costo di Mario Kart perché qua scusate. Allora, una cosa, sbaglierò, ma la pista mi sembra enorme. Cioè, mi sembra una pista immensa per un Mario Kart, perché scusate. Oh, per me sono piste immense proprio, perché, ok, di qua... Vorrei capire quanto sia chiusa effettivamente, perché mi sembra proprio no, cioè si estende da quella parte, io non vedo poi un qualcosa per chiudersi, ecco. A me sembra proprio grande grande la pista, cioè... Quindi, ah, ecco, per l'appunto. Mo' vediamo, ovviamente compatibilità. Giocare ai tuoi ovviamente giochi esclusivi per Switch 2, così come giochi per Switch. Ovviamente compatibilità sia fisica che digitale. E io ancora voglio capire che cazzarola pensasse che non fosse così. Alcuni giochi per Switch potrebbero essere non compatibili o non supportati, non completamente compatibili. Mi domando se siano robe. Mi domando quali possono essere. Vroom Vroom in the Night Sky, forse? E poi. Ah! Allora, purtroppo mi dispiace che mi hanno dato un periodo di riferimento. Cioè, di uscita, il 25. Però abbiamo il Direct. Possono fare tranquillamente Direct per l'appunto ad aprile.
2 aprile per l'appunto, e poi uscita a giugno. Tranquillamente, perché ripeto, in base a quello che si è visto per in Vietnam, comunque anche non soltanto in Vietnam, ma anche ad esempio i numeri riguardanti i guadagni, i ricavi della Foxconn, della parte della Foxconn che riguarda proprio Switch, comunque sia che riguarda proprio in preponderantemente la produzione di Switch, la produzione è già iniziata, cioè i leak già lo davano come facevano capire, però la produzione di Switch 2 è iniziata già non da adesso, da un po', quindi primo semestre ci siamo. Potrebbe anche essere maggio effettivamente, cioè può anche essere, che ne so, fine maggio, vabbè, secondo trimestre comunque, tra aprile, giustamente, e giugno. Allora, io ammetto che speravo in un reveal con più cose, con più giochi soprattutto, cioè volevo vedere maggiormente le capacità grafiche della console. Non ne dubito, non ne dubito, anzi, alcune notizie che sono venute fuori, che sono sempre state su Famiboards, anche se c'è la particolarità dei clock della CPU inferiori in docked piuttosto che in handheld, però in generale sembrano comunque molto buone. Sembra comunque che la prospettiva rimanga al momento quella di PS4 più o meno in portatile, poi non a livello di potenza, sia chiaro, a livello di visuale, che ci si possa avvicinare, non raggiungere, ma avvicinare a una versione light di Xbox Series S quando è invece in docked. Ripeto, non a livello di prestazioni brute. No. Parlo a livello di resa finale tra varie cose, con DLSS, poi non ne parliamo. Quindi quella, da quello che ho capito, perché ne ho parlato anche con altri, che se ne intendono ben più di me di queste cose, alla luce delle specifiche che sono uscite, quella sembra la prospettiva. Avrei voluto vedere per l'appunto giochi terze parti a riguardo, per vedere, che ne so, un Wukong come gira, però abbiamo il Direct ad aprile, 2 aprile, credo che sia questo il Direct con il periodo di annuncio più lungo della storia, perché solitamente sono... Beh no, sì, perché avevamo avuto l'annuncio del Direct, scusate, che purtroppo mi sono raffreddato in questi giorni. Proprio male. Mi sto riprendendo per fortuna, però... Anzi, scusate un secondo, va? Mi si vedrà anche... No, quello è il... sto vedendo il video americano, quindi non è il 4 febbraio, è il 2 aprile per il Direct. Mi si vedrà anche che sono freddato perché purtroppo ho tutto questo sfiore di naso, guardate qua il rossore proprio del labbro superiore. Però, ripeto, avrei voluto vedere i giochi terze parti per capire meglio le potenzialità. Mi fido, da quello che ho letto, anche con quelle particolarità mi fido, però avrei voluto vederle di più. Però, anche perché in effetti Mario Kart, almeno così, in effetti non mi dà un'impressione di uno stacco, perché comunque Mario Kart 8 Deluxe è bellissimo da vedere, però occhio perché mi vedo piste enormi. Cioè, ripeto, scusate, ve la faccio vedere di nuovo. Da dov'è che effettivamente si gira qua? Cioè, mi sembra immensa, vedo un giro di là. Vedo che c'è una curva da quella parte in fondo, però a me la pista sembra immensa proprio. Quindi, perché la mia idea di Mario Kart nuovo era di un Mario Kart che giocasse anche un po' con uno... non direi open world proprio enorme, però con uno spazio open molto grosso. Questo è pista, ma questo è già di suo e grosso come spazio comunque. Quindi sono molto curioso di vedere dove vanno, anche con graficamente, ripeto, non vedo... Oh, che cazzarola! Ho notato adesso il Yoshi's che effettivamente ha la forma di Yoshi, perché guardate qua, gli occhi come finestre, il tetto qua per drive-in che è hamburger ma anche parte del naso di Yoshi. È perfetto! È perfetto! Il cuore è perfetto! Però... mi dispiace più che altro per l'altra cosa per i tasti, nel senso che... Allora, voi siete strunz comunque, che nascondete ancora che cazzarola significhi il tasto in più sul Joy-Con destro. Abbiamo visto dei leak che è un C, ma non lo fanno vedere qua ovviamente. Non è il momento adatto, e lo si vedrà dopo. Va bene. Però contento. Però alla fin fine
contento che finalmente abbiamo una visuale, abbiamo una roba ufficiale, abbiamo dei riferimenti, un qualcosa, finalmente ce l'abbiamo. Avrei voluto vedere un po' di più, ma inchia, sono contento. Oh, non potete capire per me quanto sia liberazione. Oh. Si parte alle 2 di pomeriggio, ma si parte. Oh. Oh. Ora, la cosa comica è che, sì, stavo dicendo per l'appunto, il direct dall'annuncio più lungo. Ma mi sa anche rispetto alla presentazione che faceva per Switch. Anche qui, ben più lungo. Perché quella... No, mi sa uguale effettivamente. Perché quella viene annunciata il 27 ottobre, se non sbaglio, per il 13 gennaio. Quindi ottobre, novembre, dicembre, gennaio. No, mi sa che quella è più lunga ancora. Qui siamo a gennaio inoltrato, quindi... No, è più lunga quella lì. Però, quella presentazione, se parliamo di direct, neanche tipo l'anno scorso, quando Furukawa disse avremo un direct a giugno per Switch 1. Era comunque un mese, è risultato essere un mese, 10 giorni circa, quindi ben più lungo questo, 3 mesi, proprio il direct dall'annuncio più lungo in assoluto. Sono molto contento che abbiamo già questo riferimento, sono stra contento. Speravo prima, ma sono molto stra contento che abbiamo un riferimento bello a cui pensare per un po' lungo, comunque un po'. Ah! La cosa comica è che a questo punto io, il mese prossimo, un direct su Switch 1 me l'attendo. Perché comunque bisogna rimpinguare le line-up. Sì, voi penserete, ma cosa minga rimpingue le line-up di Switch 1 che c'è Switch 2 in uscita a breve, comunque sia non tra troppo tempo. E Nintendo mi sa che vorrà comunque mantenere Switch 1 in vita per un po'. Ovviamente non con titoli grossissimi, in esclusiva, però magari, oddio, qualche cross-gen, perché immagino Metroid Prime 4 ad esempio sì. Forse anche Pokémon Legends a questo punto, per quello che ho visto l'altro giorno, per una delle cose che è venute fuori dal leak di qualche tempo fa. Però tipo qualche remaster, qualche titolo più piccolo, tipo anche un Tomodachi Life o Rhythm Heaven su Switch 1, magari anche cross-gen per Rhythm Heaven, però ci possono tranquillamente stare. C'è anche il gioco del playtest, e tra l'altro io sono tra quelli che l'ha giocato, quindi so di che cosa si tratta dalla maggior parte, cioè magari cambiano le cose, ma so di che cosa si tratta in un'altra parte. E non è quello, senza andare troppo, non mi dà l'impressione di un progetto piccolo, eh. Anzi, tanto che non sei sorpreso se diventasse un progetto cross-gen, cioè che fosse disponibile su entrambe le console. Quindi Nintendo comunque sia, ha della roba, i rumor anche di Kirby Planet Robobot, del remake di Fire Emblem. C'è ancora roba su Switch 1, però ci sarà anche roba su Switch 2. Quindi c'è da vedere, però secondo me veramente a febbraio abbiamo un bel direct Switch 1, però ecco, sapete che c'è? E mi sa che l'hanno fatto apposta. Perché immaginate adesso, avendo annunciato già Switch 2, immaginate la reazione di tutti quanti a vedere il mese prossimo direct per Switch 1. Non ci saranno notizie su Switch 2 in questa presentazione. Immaginate, è tipo come, che ne so, quando fecero l'annuncio di un nuovo Fire Emblem per Switch nel direct di Fire Emblem, quando annunciarono anche Fire Emblem Echoes Shadows of Valencia per 3DS, o come quando annunciarono Metroid Prime 4 e poi Metroid Samus Return su 3DS alle 3.2017, ovvero per stemperare. Però qua è diverso comunque un pochino, perché questi giochi per Switch 1 comunque li puoi giocare anche su Switch 2. Purtroppo non sappiamo quanto beneficeranno gli Switch 2 delle... se sono fissi sulle loro caratteristiche, oppure se, anche senza patch, dico, potranno beneficiare di boost, di prestazioni in qualche modo. Però si parte. Speravo un po' di più, ma se parte. Almeno se parte. Almeno si va avanti. Si esce da un periodo. Si va avanti. Si inizia. Cazzo, si inizia. Oh. Alla fin fine è contento. Il gioco è uguale. Cioè, il gioco è un grip essenzialmente identico. È uguale, identico. Hanno cambiato solamente la parte laterale. Però sì. Proprio volevano far vedere che la console non è Switch 1. Proprio questa roba qui della digievoluzione apposta per far vedere che questa è un'altra console. Non è proprio qua con anche... mostriamo che adesso che è più tondo. Le porte. Ah, tra l'altro questi più non so cosa servono. Vabbè, è la presa USB.
Tutto qua, volume, l'alta presso USB, perché se uno vuole caricare la console anche quando è in modalità tabletop, mette anche sopra. O magari anche per altre cose che ne sappiamo. Lo stand AV, eccolo qua. Tanto ripeto, va molto in basso, è un po' come lo stand dell'OLED questo. È presentazione particolare che hanno fatta tipo, è un po' la presentazione, un po' la Nintendo vecchio stile, ma anche comunque moderna, perché da una parte qua tutto, oh la gioia qui, la trasforma di evoluzione, però poi per l'appunto vanno a vedere un po' più di figaggine nel mostrarla sullo sfondo buio, scuro volevo dire scusate, la figaggine, ecco qua per l'appunto, poi i colori, vabbè, e hanno fatto un miscuglio delle due filosofie, ecco. Ah, ecco qua per l'appunto. Quanto godo per il Mousecon. Quanto godo. Quanto godo. Voi non avete idea. Ripeto, si aprono dei mondi di generi che su console ci stanno, certo, però strategici, shooter, maggiore senso di titoli prettamente per PC su console. È una roba di un'intelligenza abissale. Io ho avuto la visione quando si sono visti i sensori e qualcuno, oh, funzionalità mouse. Ho avuto la visione e ho capito, questa è una figata. Questa è una figata. Non è solo con questo, quindi la console ovviamente, ma è una figata. Cazzarola, è una figata. Ripeto, attrai anche il pubblico. Tra l'altro, puoi fare anche, che ne so, i giochi di corse con i mouse, con i Joy-Con che scorrono. È una roba che ti attrae un pubblico comunque più vasto ancora. È un nuovo input che si associa a quelli tradizionali. È eccellente, eccellente. Quante figa, quante figa, quante figa. È bella da vedere comunque. Proprio bella, scura. Spero anche in altri colori comunque. Speravo un po' nei colori per i tasti. Però ok. E qua per l'appunto la parte. Qui proprio due. Cioè, giusto per far capire ancora una volta, ripeto, l'anti-Wii U. Perché con Wii U mostriamo soltanto il tablet e facciamo 50 descrizioni di. Potete fare questa cosa col tablet. Qua proprio Digievoluzione 2. Proprio scusate, prendi il frame. Spiaccichiato qua, perché chi non capisce, non capisce, basta. E qui la parte figa, infatti, qua quella parte di moda. Contento, sì. Abbastanza contento alla fine, sì. Abbiamo già anche altra prospettiva, tutto a posto. Speravo in qualcosa di più, però sono contento comunque. Sono contento comunque, cazzarola. Ah. Sono contento. Oh. Ha fornuta l'attesa. Cioè, c'è altra attesa, però. Ha fornuta l'attesa principale. Oh. E tra l'altro per l'appunto ho gli eventi, giusto? Non ho parlato. Gli eventi in giro per il mondo. Ovviamente, bravi. Ah, tra l'altro, bello, che abbiamo già la conferma che comunque il logo è comunque sempre su sfondo rosso. Non capisco questa cosa che è ottimo Nintendo, che è proprio il tuo DNA. Oh. Ah, sono contento, ripeto. Finalmente si va avanti. Bene. Grazie a tutti per la visione, per i miei scleri, per il mio raffreddore e tutto quanto. Ci si vedrà non so quando, purtroppo. Grazie ancora, però. E. Finalmente! Finalmente! Oh! E alla prossima. Ciao! Ho proprio sollevato. Ciao! Ah! E finalmente!